Russia's industry is in tatters. In short, Russia has lost. Putin has already lost. This terrorist Putin. Никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Fala galera, beleza? Hoje a gente vai bater um papo aqui com o Andrea Lucidi, que é um repórter italiano que está vivendo na região do Donbass, e vamos começar, logicamente, para variar, começou com um monte de causa aqui, eu tô com eco no meu fone. Um segundinho, peço mil desculpas para variar. Dov'è? Ok, trovato. Perfeito. Acabou meu eco. Eu tinha uma sessão ali do Twitter aberta. Ok, então, sem mais delongas, vou chamar nosso convidado de hoje, Andrea Lucidi. Buonasera. Ciao, come va? Buongiorno, buonasera a tutti, a seconda di quando vedrete questa live. Tutto bene, Sì. Grazie. Tutto bene della parte vostra, qua in Italia un freddo da maial, lì immagino che sia anche più freddo. Qui ha fatto anche meno 27, quindi ha fatto freddo. Madonna, un freschino. Allora faccio una presentazione formale, mi chiamo Marcello Vilassa, insieme con il mio amico Davison Detman, che oggi non è qua purtroppo, anche perché non parla italiano, quindi magari sarà lì ai commenti. Noi stiamo provando a fare questo progetto esattamente più o meno come te, però ovviamente non siamo professionisti dell'area di informazioni, quindi proviamo a fare un po' a cazzo di cane. Ma anche io, Marcello, non mi considero un professionista dell'informazione, visto quello che spesso i professionisti dell'informazione combinano. Eccolo lì, è quello proprio che sempre dico a quelli che mi scrivono: oh, ma state facendo un lavoro giornalistico? Ma spero di no, eh? Tra l'altro volevo farvi i complimenti per il simbolo, perché è veramente sottile, la V di Deutsche Welle rovesciata è veramente sottile. No, quello non è mai successo, quello non è vero, non abbiamo usato il simbolo della Deutsche Welle. No, ricorda il simbolo della DV rovesciato. Sì, è un po' sottile, diciamo così, l'idea. È sottile, perché ero arrivato a questa conclusione. Sì, è una conclusione che molti arrivano, ma io intanto devo sempre negare la possibilità. Assolutamente. Allora Andrea, è un piacere conoscerti. Io chiedo già di anticipo tutti i miei scusi, prima perché, come ti ho detto, non sono un professionista di questo, quindi farò un sacco di errori. Secondo, chiedo scusa per il mio italiano, finora è stato più o meno bene, ma da ora in più va benissimo, va solo giù. No, puoi essere sicuro, di qua in poi va solo giù, anche perché io abito qua in Italia fa 6-7 anni
ma io non ho mai studiato, basicamente il mio italiano è quello colloquiale di parlare con la gente per strada, insomma, in lavoro, questa roba. Quindi oggi probabilmente avrò domande che mi chiederanno un italiano un po' più, diciamo, già mi manca le parole adesso. Ma non preoccuparti, l'importante è capirci, non servono parole troppo raffinate. Esatto. Quindi abbiamo fatto due chiacchiere appena prima di entrare al vivo. Ti avevo chiesto da quanto tempo sei lì per capire un po', quindi tu mi hai detto che sei arrivato lì a dicembre scorso anno più o meno. Novembre dello scorso anno. Novembre, esatto. Quindi una cosa che un dubbio ho chiesto anche a un amico brasiliano che è venuto a fare live con noi, Lucas Leirois, sulla questione di Mariupol, però arriviamo un po' dopo. Scusa, prima di tutto, quello dovevo aver fatto prima di entrare in vivo, però ti chiedo più o meno la disponibilità di orario, se avete un'ora. No, senza problemi. Ok, perfetto. Quindi io sono un chiacchierone, quindi se andiamo troppo avanti dimmi, caro, devo mangiare, un po' di fame. Vai tranquillo. Bene. Ma quindi la mia prima domanda che volevo fare è quali sono le tue impressioni della Russia e di quello che adesso è la Russia, anche della vecchia Ucraina, la parte est di Ucraina che adesso è la Russia, e delle persone, delle genti, insomma. Allora, anzitutto c'è da dire che la Russia è un paese normale, ci abitano persone normali, so che fuori dalla Russia in Europa, a causa delle sanzioni, molti pensano che qui manchi il cibo, manchino le auto, manchi, non lo so, la benzina, ci sia una situazione, diciamo, di emergenza dove la gente magari deve fare la fila per il cibo, no? Non succede. La Russia sta continuando a vivere normalmente, vengono anche i turisti in Russia, anche i turisti italiani sono venuti recentemente, continuano gli affari, continuano ad arrivare gli investimenti dai paesi non sanzionati dalla Russia e anche da alcuni paesi che hanno sanzionato la Russia. Qui ci sono per esempio imprenditori tedeschi, imprenditori italiani. Ti ho perso. Ehi, ho perso. Abbiamo perso Andrea. Ma siamo... Io qua, come sono? Pessoal, estamos tendo problema técnico aqui. Eu não sei se eu só perdi o Andrea ou se eu perdi a minha internet. Aparentemente minha internet está indo. Aparentemente a internet está indo. Vamos aguardar aqui qualquer minuto. Vamos ver se... Já mandei uma mensagem aqui para a Andrea. Bom, vamos falar qualquer coisa aqui. O bicho tá pegando lá no Iêmen, né? Essa noite tiveram os bombardeios aí dos Estados Unidos e a Inglaterra.
né? Teve uma live essa manhã do Deduran muito interessante, fazendo uma excelente análise. Eu não pesquisei muito sobre isso. O comandante Farinazzo também ontem fez uma excelente live à noite sobre essa questão dos bombardeios ao Iêmen. Eu não pesquisei sobre isso, porque eu não tive tempo, porque eu estava me preparando aqui para a live com a Andrea. De repente ele ficou sem internet, porque não está nem ao vivo, não está nem no Twitter. E, bom, enfim, e aí eu estava vendo esse programa do Deduran e achei muito interessante a análise do Alexander Mercuri. Agora eu vou botar aqui meu voto de fé nele. Não pesquisei, como eu falei. Parece que os bombardeios foram todos em bases que já eram bombardeadas previamente pela Arábia Saudita, enfim. Então, digamos, nada de novo no front, né? E lembrando também que mesmo depois de todos esses bombardeios, a Arábia Saudita ainda perdeu a guerra para o Iêmen, né? Ainda levou um sacode do Iêmen. Então, tá bem interessante isso aí. Semana que vem a gente vai ter... Quer dizer, saí pulando o assunto. Foi mal, galera. Eu estou completamente disperso aqui tentando entender o que aconteceu. Provavelmente... essa situação tem um potencial de escalar muito grande, né? Porque se o Iêmen e os Houthis começarem a devolver o troco, né? na Marinha Britânica, na Marinha Americana, a coisa pode escalar fora de controle muito rapidamente. Que mais que eles falaram de interessante ali? Bom, sim... primeiro a gente tinha uma coalizão com vários países europeus, né? França, Itália, Espanha e tudo mais. Essa coalizão micou, então basicamente você tem os Estados Unidos e a Inglaterra nesse empreendimento. Ele até comparou com a história de Dom Quixote, né? Que estava sempre ele e seu fiel escudeiro, um ao lado do outro, lutando contra gigantes, né? Moinhos. E tiveram mais análises. Eu não lembro exatamente tudo que foi falado bastante coisa sobre isso. Foi uma análise muito boa sobre isso, a análise do comandante ontem também muito boa sobre isso. Assim, o Cristoforo, ele mencionou, aí eu vou botar como boato, como fofoca, que como ele vive no Chipre, né, e parece que a Inglaterra lança os ataques a partir do Chipre, né, então dali para Israel, por exemplo, é um voo de 25, 30 minutos. Então, ele, como fofoca, ele mesmo não tinha certeza, mas ele acordou com sons de aeronave, enfim. E aí ele mesmo coloca ali na live que eles fizeram que podia ter sido sonho também, podia ter sonhado um pouco com isso. Tô perso feio aqui, Andréia. O que mais que a gente tem para falar? A gente tem a situação no Equador, e aí eu vou colocar como uma percepção pessoal minha, né? Eu não sei se vocês estão vendo, se vocês seguem, né, esses canais de Telegram, Twitter e tudo mais que, enfim, gostam de enviar vídeos um pouco trash, né? Mas eu achei muito, muito interessante porque, assim, tem o fator caos urbano, né, muito presente no que está acontecendo. Eu como carioca, o pessoal brasileiro com certeza sabe como é mais ou menos quando acontece esse caos urbano gerado por narcotraficantes e tudo mais, né? A gente teve há pouco tempo no Rio de Janeiro, inclusive, pelas chamadas milícias, né?
E claro que existe o caos urbano, existe toda aquela coisa de botar fogo, trocar tiro, aquele negócio todo, mas eu tô achando muito interessante os vídeos que têm saído, tem uns vídeos muito curiosos, né, de, enfim, execuções de guardas penitenciários, mas eu até tuitei um que já foi removido, foi retirado, aliás, foi apagado. Eu achei interessante isso, alguns vídeos que eu repostei, eles foram apagados. Porque assim, tava bem esquisito mesmo, sabe? Todo mundo de máscara, né? Porque, obviamente, porra, né? Segurança em primeiro lugar, a gente não quer pegar uma doença pulmonar ali antes de ser executado, né? Porra, ia ser um dia bem ruim pro cara. E vários detalhes, por exemplo, um dos reféns, né? Que se ajoelha para falar para a câmera. Primeiro não mostra o rosto, tá de máscara, e mesmo de máscara tá de boné, ele fala sempre com a cabeça baixa, ele tá solto, né? Você vê quando ele se levanta que ele joga a mão para trás, né? Ele se levanta bonitinho, joga a mão para trás, ele fala, eu não falo espanhol, né? Mas dá para entender o que se fala. Eu não sou especialista em sotaques, mas o sotaque equatoriano, para mim, sempre me pareceu muito presente, muito forte, um sotaque forte. Um espanhol, não sei, presente ali, um sotaque específico. Mas, enfim, eu não sou especialista e não tenho uma base de comparação para isso. Mas o que eu achei interessante é que a forma como o cara falava, me parecia que ele nem tinha o espanhol como a primeira língua. Né? Vocês veem, eu quando falo italiano aqui, eu me atropelo, eu trumpico, ou o inglês, a mesma coisa, mas no português meio que vai fluindo, né? Então o cara usa uns termos pouco usados, ele repete muito as mesmas palavras, o cara tá nervoso porque vai ser executado, tá bom, vamos dar um desconto nisso aí, beleza. Mas ele se trumpica demais, sabe? Ele fica repetindo as palavras, né? Ele fica le persone, la sua persona, e persona, e persona. E isso costuma, né? Quem tem costume de falar com pessoas de outros países falando uma língua que não é a sua, vê que é um tipo de artifício que o pessoal usa para ganhar o tempo ali, né? Repetir palavras porque faltam palavras, né? Então, a expressão que ele usa, por exemplo, me gostaria hablar com a sua persona e não contigo ou com ustedes. Como eu disse, eu não falo espanhol, mas alguma coisinha ali eu sei. Então esse tipo de artifício costuma ser usado para quem falta vocabulário, né? E outra coisa que eu achei muito interessante, que o policial no final ele fala assim, estou falando para você, presidente Daniel Novoa. O fato dele estar falando o nome e sobrenome do presidente, em geral, significa que ele não está falando para o presidente, ele não está falando para o povo local, porque o povo local conhece o presidente, né? Eu não vou falar, por exemplo, não, essa mensagem é para você, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entendeu? Todo brasileiro sabe que o presidente é o Lula sabe que o presidente é o Lula, a pessoa que está falando sabe que o presidente é o Lula, né? E nesse caso ele usa isso. Então isso costuma mostrar que a pessoa está falando para um público externo ao do país, né? São coisas bobas. Posso estar aqui também vomitando um monte de bobagem, tá? Não quer dizer nada, não. Mas é interessante. Enfim, tem outras questões. Eu fiz um Twitter lá sobre o que eu vi. Foram uns 16 pontos num vídeo de 2 minutos, foram uns 16 pontos muito interessantes. São 2 vídeos, são 3 vídeos, na verdade, são muito interessantes, todos eles com as mesmas características. Como eu estava falando, a gente do Rio de Janeiro, a gente passou por rebelião, a gente vivenciou rebelião em Bangu, o pessoal de São Paulo vai lembrar de Carandiru, tem um filme sobre isso.
E os vídeos são sempre feitos assim, em corredores limpinhos, vazios, né? Tudo tá normal, né? Tá normal. E rebelião em presídio é o tipo da coisa que é causa absoluto. É colchão queimado, é um tentando, né, se desfazer dos desafetos do outro lado, essas oportunidades, né? A galera tentando fugir, aquele negócio todo. E me pareceu uma coisa muito preparada, sabe? Muito feita para ser vista dessa forma. Então eu achei... sim, teve um vídeo também rodando aí, vários vídeos de um maluco com a bazuca. Aí, opa. Acho que temos de volta aqui. Tchau, André. No, ma figurati. Sì, sei crollato e ero qui, non lo so, magari 5 minuti che ti ho scritto anche per Twitter, ero qua un po' cazzeggiando, parlando delle notizie del giorno, perché aspettavo che... No, figurati. No, non succede, non fa niente. Allora ti porto qua. La risposta quindi non l'avete sentita, non avete sentito nulla della risposta? Ho sentito tipo le prime due, stava dicendo che la vita è normale, la gente è normale, che non manca... dicevo sì, della Russia, che non manca, adesso non manca nulla. Mi ricordo quando sono arrivato nel 2022 c'è stato qualche problema per la disponibilità, per esempio, di computer, macchine fotografiche, roba un pochino della tecnologia informatica, diciamo. Il prezzo era aumentato anche del 20%, ma poi già a dicembre del 2022 questo trend è stato completamente invertito, perché dalla Cina si sono attivate tutte le macchine logistiche per compensare la mancanza di importazioni dall'Occidente, e anche le aziende occidentali hanno preso delle contromisure per di fatto aggirare le sanzioni, e quindi insomma il trend è stato invertito e non c'è stata più carenza di niente. In questo momento vivere a Mosca o vivere a... Abbiamo perso altra volta. Hoje faz duro. Eia. Vamos lá, vamos continuar falando o que eu tava falando, né? Aí sim, aí Carandiru, né? Enfim, é sempre um caos absoluto. E, sim, o maluquinho da bazuca, né? Apareceu uns vídeos de um maluco carregando uma bazuca, não sei se vocês viram isso. Sensacional, o maluco com a bazuca e tal. Depois popou um vídeo na internet do maluco da bazuca vendo os filmes dele. Na verdade, o maluco tava com um cano de PVC pintado de preto. Então, assim, o que eu achei interessante, eu perguntei até ontem, o Farinazzo estava numa live com o Dr. Rodolfo, né, policial, e que, aliás, semana que vem vai vir falar aqui com a gente, então já fica ligado, segunda-feira, estamos marcados. Sim, não, espeta, ok. E eu até perguntei isso lá na live, porque aquilo não é que não existiu o caos, me parece muito claro que o caos existiu, o caos aconteceu, quais as razões a gente tem que entender. Aparentemente, o governo do Equador
está se aproveitando desse caos para meter medidas de contenção, né? Ou seja, segurar o que está acontecendo, né? Se aproveitar para fazer prisões indevidas. A gente conhece a história, né? Já passamos por esse tipo de coisa no Brasil, a gente sabe como funciona. Então, a impressão que eu tive é que sim, houve um caos urbano, né, forte, mas ao mesmo tempo houve um aproveitamento do que estava acontecendo ali provavelmente para meter esse tipo de medida, né? Não vou fazer nenhum tipo de paralelo com o Brasil atual, mas se você vê o tipo de medidas do governo, a gente começa a olhar certos trends, né? Certas tendências. Então é muito interessante, é uma situação aí para a gente acompanhar. Segunda-feira a gente vai falar sobre isso com o Dr. Rodolfo. O que mais que a gente tem para falar aqui para ganhar tempo? Deixa eu ver o que estão falando aqui no... O Kinjal aqui falou que é especialista em bunker. Kinjal né? O que mais? Sendo sincero, nem sei o que aconteceu ali. Depois os Estados Unidos fraquejou no Reino Unido, inimigos dos Estados Unidos estão agindo. Né? Não é que os inimigos dos Estados Unidos estão agindo, né? Os Estados Unidos é que não tem mais condição de manter o mundo sob sua tutela, né? Sob seu mando de campo. O que mais que a gente tem para falar aqui? Deixa eu dar uma olhada no Twitch aqui para ver o que se tem alguma coisa de interessante. Sim, achei fantástico. O comandante ontem me mandou isso à noite. Aí eu fiz uma adaptaçãozinha aqui pro... Cadê? Como é que eu faço para ver aqui? Profile. Caraca, aqui. Que situação. Vamos ver. Sim. Deixa eu ver aqui se eu consigo botar na tela. O pessoal aí que está se perguntando onde é que está o Austin Powers. Deixa eu voltar para essa aqui. Ok. Sim. Cadê o Austin? Cadê o Austin? Tá rolando as fofocas aí. Eu não vou falar nada. Porque é fofoca mesmo, né? Mas a fofoca tá forte do... Pessoal, segue a gente no Twitter também, tá? No Twitter, no Rumble. Vocês estão sem Rumble agora. A gente tá pra fazer um vídeo pra falar sobre isso aí. Essa cacejada aí do Rumble. Opa! Tornamos. Ci siamo. Chiedo scusa di nuovo, 1000 scuse, purtroppo inconvenienti tecnici, sto utilizzando adesso la connessione internet del telefonino, così per evitare ulteriori problemi, ecco. Ma lo sai che la tua immagine è anche meglio così? E meno male. Sì, adesso è Full HD. Meno male, allora funziona meglio il telefono. No, ma non c'è problema, siamo sicuri che la CIA ci sta osservando in questo momento. O la Meloni, chi lo sa. O la Meloni, chi lo sa. Chi lo sa. Allora, quindi diceva che la Cina ha cominciato a rifornire tutta la parte tecnologica, computer e cellulari, insomma, e quindi dopo un po' è diventato più o meno normale la situazione. Sì, esatto. Adesso dicevo, vivere a Mosca o vivere a Berlino, in un'altra capitale europea, è la stessa cosa, non ci sono mancanze, non si respira questo. Mm-hmm.
E per quello che riguarda il Donbass, invece, stavo dicendo, la vita è cambiata moltissimo, perché Lugansk e Donetsk erano due repubbliche indipendenti, non riconosciute da nessuno, nemmeno dalla Russia. Adesso invece sono parte della Federazione Russa, e quindi per tutte le persone la vita sta cambiando, i salari si sono alzati anche i prezzi, gli studenti hanno più prospettive perché finalmente sono cittadini russi, possono studiare in Russia, andare a studiare all'estero, andare a lavorare in Russia, la loro esistenza non è limitata al loro territorio. E poi per quanto riguarda l'economia delle due repubbliche, che naturalmente in questi 10 anni è andata veramente sotto le scarpe, perché non c'era la povertà perché da stati non riconosciuti potete immaginare come vivevano. Adesso ci sono dei programmi nazionali per la reindustrializzazione delle regioni, per contribuire allo sviluppo, al sostegno alle imprese, e ci sono tante imprese che stanno aprendo. Tutto il Donbass e i territori di Zaporozhye e Kherson sotto controllo russo sono stati dichiarati zona economica speciale, quindi tutti gli investimenti fatti in questi territori godono di un supporto, di uno sgravio fiscale importante da 5 a 10 anni, e quindi stanno attirando molti investimenti dalla Russia. Loro naturalmente sono apertissimi anche a investimenti dall'estero, per chi si sente di investire in questi territori che la comunità internazionale non riconosce come russi, e quindi questo frena molti imprenditori perché avrebbero magari dei problemi a dichiarare i proventi. Esatto, è un problema burocratico proprio per quello che riguarda i proventi che arrivano da questi territori, le attività commerciali svolte in questi territori, però loro sono apertissimi a questo, perché naturalmente gli investimenti significano sviluppo, significano prospettive e futuro. Certo. Mi ha portato una questione interessante lì. Come tu hai visto questa parte della reindustrializzazione? Come stanno facendo i lavori perché diciamo va bene, la situazione è un po' più calma di quella che era a 2 anni fa, però ci sono ancora i bombardamenti dell'Ucraina, della parte dell'Ucraina. Come sta essendo il pensiero di quello che vogliono fare questa reindustrializzazione della regione? Beh, ci sono diversi settori, per esempio a Lugansk c'è il settore dell'agricoltura che va molto, molto forte, è molto importante. A Lugansk c'era un'agrofiera molto grande, e il settore della produzione alimentare, la lavorazione dei prodotti del latte, i prodotti caseari, quindi formaggio, burro, latte confezionato, yogurt, gelati, non so se l'ho già detto. C'è una grandissima fabbrica di gelati che adesso rifornisce anche il resto della Russia, e tra l'altro recentemente ha vinto anche il titolo, il gelato di Lugansk, di miglior gelato della Russia. Naturalmente non ha niente a che vedere col gelato italiano, perché si tratta di un gelato confezionato. Si tratta di un gelato confezionato, però sono zitto lì. Non è. Sì, diciamo che per quello che è il gelato standard russo è un buon gelato. E poi per esempio nell'oblast di Zaporozhye, che la Russia controlla solo in parte, circa il 70%, 65%, e anche lì ci sono stato recentemente, sono tornato da poco, sono tornato proprio oggi, e lì c'è un forte settore agricolo e un grosso settore industriale per quello che riguarda per esempio l'industria alimentare, anche lì, quindi lavorazione dei prodotti caseari. C'è uno yogurt per esempio locale molto buono, e la produzione metallurgica, la produzione di macchine agricole, quindi c'è anche una sinergia tra i settori, dove il settore meccanico produce per il settore agricolo, e c'è il porto. C'è per esempio il porto di Berdyansk, che è un porto
molto importante in questo momento perché rispetto al porto di Mariupol, che è stato pesantemente danneggiato, il porto di Berdyansk è completamente operativo e quindi sta acquisendo un'importanza economica non indifferente per la regione. Quindi le prospettive sono molte in realtà. Ottimo quello. Io quindi ti faccio una domanda del riguardo sociale lì. Probabilmente hai avuto abbastanza opportunità di parlare con i locali di Donetsk, Certo. Luhansk. Com'è il feeling delle persone? Come si sentono come persone, diciamo, si sentono russi, ucraini, però etnici russi, sovietici, non lo so, come mi descriverebbe questa... abbiamo molte informazioni su questo per l'internet, però sarebbe sempre buono avere qualcosa in più. Allora, le persone in Donbass si sentono russe, sono state persone che sono fuori dal controllo dell'Ucraina da quasi 10 anni e si sentono russi a tutti gli effetti e specialmente per Donetsk e Lugansk l'ingresso all'interno della Federazione Russa come repubbliche federate, come soggetti della Federazione Russa è stato un ritorno a casa. Kherson e Zaporozhye dipende dalle persone. Diciamo che in generale le persone che sono rimaste perché si trovano meglio sotto la Russia. Chi per qualsiasi ragione non voleva nemmeno, tra virgolette, sopportare il governo russo, il fatto di essere passati amministrativamente sotto il controllo della Russia, è andato via. Ok. Tu non sei arrivato a tempo di prendere le elezioni, no? Sì, io le ho viste le elezioni, quelle di settembre dello scorso anno, perché io sono qua dal novembre 2022, non dal novembre 2023, quindi il 2023 me lo sono fatto tutto. E le elezioni di settembre le ho seguite da Lugansk, le ho seguite attentamente proprio dal centro elettorale centrale a Lugansk, dove sono arrivati anche i risultati in tempo reale. C'è stata una grande partecipazione perché sono state le prime elezioni russe di fatto dopo il referendum e le elezioni locali, e addirittura c'erano i soldati che si davano il cambio in postazione per andare indietro a votare. Sì, quello no, quindi quella è la votazione, magari ho capito male, quelle non è stato quindi il referendum. Il referendum è quello di settembre 2022. Quello è stato il referendum per l'ingresso nella Russia. Poi a settembre 2023 ci sono state le prime elezioni amministrative delle regioni come parte della Russia. Ok. E quindi la gente è andata abbastanza a partecipare, quello è interessante. E non c'erano, esatto. C'erano o non c'erano i militari con fucili? No, non c'erano i militari con i fucili che obbligavano la gente a votare, no, non c'erano. Tra l'altro devo dire che c'è stata un'ottima sicurezza, e mentre rispetto al referendum, quando ancora non c'era una certezza a livello di sistemi di sicurezza, la presenza dei militari era più massiccia per garantire proprio la sicurezza da attacchi terroristici o autobombe, assalti. Adesso, anche dopo bombardamento. un anno... Com'è? Anche l'artiglieria ucraina, quella purtroppo non si può controllare, però sicuramente il fronte rispetto all'anno prima, rispetto all'anno del referendum, si era spostato in avanti e quindi era diventato più sicuro, ecco, in qualche modo. No, perfetto, fantastico. Quindi la presenza dei militari è stata minore, perché della sicurezza se ne occupava la polizia. No, anche ti spiego perché l'idea del canale è usare un po' di umore anche
un umore neanche sempre molto, molto bianco, diciamo così. Quindi questa questione dei militari è una questione che ovviamente è una battuta una battuta cretina. No, diciamo certo. Ma è interessante portare questo avanti per la gente vedere quanto è stupido ragionare un po' così. No, bene, e quindi prima io parlavo con te anche della questione di Mariupol, perché questo, come avevo detto, abbiamo avuto Lucas Leroy qua con noi poco tempo fa, e lui è stato appena per un paio di settimane e alla fine non ha avuto il tempo di andare a Mariupol. E è una cosa del mio interesse perché io seguo il canale Telegram diversi e si vede molte immagini, molti film di come va a Mariupol, la ricostruzione, tutti quelli belli nuovi palazzi in tempo record tirato su in questioni di mesi, però ovviamente sempre per me mi rimane il dubbio se è quello, diciamo, vabbè, prendere un'immagine, la ripetere tante volte e ti sembra una cosa grande. Quindi io volevo sapere da te com'è quanto è grande la ricostruzione. Sì. Allora, ci sono diversi quartieri di Mariupol che, allora, la ricostruzione prevede, diciamo, 3 cose, partiamo da questo. O la demolizione, la ricostruzione sullo stesso sito delle case, il restauro e la rimessa, diciamo, in agibilità, in abitabilità delle case danneggiate ma non distrutte, e la costruzione nuova di nuovi edifici, nuovi quartieri da altre parti da destinare alle persone che hanno perso la casa. A Mariupol si stanno svolgendo tutte e 3 queste cose insieme, quindi ci sono quartieri nuovi, case restaurate e case demolite e poi ricostruite. Io ho visto tantissime case ristrutturate, alcune case nuove, dei nuovi quartieri, che poi diciamo che i nuovi quartieri sono creati per ospitare qualche migliaio di persone, ecco, un paio di migliaia di persone sicuramente. E ci sono nuovi cantieri per la ricostruzione delle case. In tutto questo naturalmente ci sono dei problemi, perché se no era troppo facile. Ci sono dei problemi a livello amministrativo, perché le persone sono tante e le procedure a volte sono lunghe, e quindi la gente che aspetta la casa molto spesso si lamenta perché aspetta troppo. Ci sono, diciamo, zone grigie degli appalti, affari poco chiari, ecco, secondo me sarebbero da approfondire dal punto di vista dell'amministrazione, proprio per la lotta alla corruzione, perché io ho sentito dei cittadini che mi hanno detto, per esempio, dove c'era la mia casa è stata demolita, è stato costruito un nuovo palazzo, però quei palazzi sono stati messi in vendita invece che essere assegnati alle persone. Quelle case sono state messe in vendita invece di assegnare quelle case alle persone che già vivevano lì. Quindi gente che dice: io non voglio andare a vivere da un'altra parte, io vivevo lì e rivoglio andare a vivere lì. E qui c'è un po' da capire a livello amministrativo se quelle case devono essere vendute ed è tutto, diciamo, legale, o se c'è stata qualche modifica, qualcuno ha fatto un favore a qualcun altro per cambiare la destinazione di quelle case e renderle diciamo, non più disponibili per l'assegnazione sociale, ma per il mercato. Quindi ci sono questo genere di problemi. Immagino che sia un grandissimo imprendimento, quindi caos amministrativo avrà, questo non ho dubbio. Sì. C'è un grosso problema proprio a livello amministrativo, perché le persone sono tante, poi specialmente ci sono persone che tornano, persone che erano andate via da Mariupol che adesso tornano, quindi documenti da fare, pratiche da presentare, pratiche che devono andare avanti, è una cosa molto molto lunga, e poi naturalmente anche un grosso investimento da parte della Russia, e lo sappiamo che quando ci sono grandi volumi di denaro che circolano, purtroppo ci sono anche dei grandi rischi
per il problema della corruzione, per il problema della sparizione dei fondi. In questi campi, come dire, tutto il mondo è paese. Esatto. No, è importante lasciare chiaro che non facciamo finta di che sono tutti angeli fantastici, che il problema della corruzione i problemi ci sono dappertutto, e naturalmente in una città che era territorio di battaglia, dove l'85% delle case sono state quantomeno danneggiate dalla battaglia, è impossibile non avere dei problemi. Anzi, io ti racconto questo esempio, vi racconto a tutti questo esempio per farvi capire. Sono andato la prima volta a Mariupol a gennaio del 2023 e ad agosto del 2023 è venuta una collega italiana e mi ha detto che sarebbe andata a Mariupol, e io ero molto contento. Ho detto: vai a Mariupol, vedrai come stanno ricostruendo, vedrai che c'è una situazione che non è quella che hai visto, no? Le strade piene di macerie, gli edifici distrutti, non c'è nessuno in giro, vedrai che la vita sta tornando. Lei tornò la sera da Mariupol e mi disse: Andrea, però io ci sono stato a Mariupol, sì, è vero che c'è la vita che sta tornando, c'è la gente in giro, però io non riesco a raccontare Mariupol come la racconti tu. E io mi sono fermato un attimo a pensare e poi le ho detto: ma questa è la prima volta che vai a Mariupol, se ci andavi prima vedevi la differenza tra prima e ora e ti rendevi conto dei passi in avanti che sono stati fatti. Naturalmente se ci vai adesso con l'immagine di una città normale dove non è successo niente, naturalmente dici: vabbè, ma qui fa tutto schifo. Sì, no, immagino. Tipo uno esce di Ginevra e vai a Mariupol, no, ma fa cagare, insomma. No? Certo, naturalmente non è quello che ti aspetti, no? Sono tutti cantieri, negozi aperti, negozi chiusi, negozi che magari non hanno ancora finito il restauro, però sono un po' aperti e un po' no. Però rispetto a quello che c'era alla fine della battaglia, sono stati fatti passi avanti enormi. Sì. Non c'era un edificio col tetto. Esatto, era se prendi per esempio quell'altra, come si chiama, quella che Wagner ha preso, Bakhmut. Se prendi Bakhmut, le visioni di drone che fanno di là, esatto. Mariupol non era così diverso, almeno quello che ho visto, o Marinka, Avdiivka, e Mariupol non era diverso di quello che quando avevo visto. E poi ti chiedo questo in specifico da Mariupol, esattamente perché la battaglia di Mariupol è stata una delle prime, e ricordo che in mezzo 2022, diciamo, non lo so, luglio, agosto magari, si vedevano palazzi pronti già, alcuni ovviamente esternamente, però pronti esternamente, ma sono 3 mesi. Un lavoro come questo in Brasile ti porta 2 anni. Ma in Italia ci sono persone che da 50 anni che sono ancora nei container dopo i terremoti dell'Irpinia. La Russia a Mariupol ha messo in campo enormi risorse per questo, anche perché c'era una questione di immagine. Mariupol è una città storicamente russa dove la gente parla russo, e era importante per far sentire quelle persone non vittime di occupazione, ma parte dello Stato, appunto, dire: no, sì, siamo arrivati, la battaglia ha causato dei danni, ha causato dei morti, ha causato tantissimi problemi, adesso li vogliamo risolvere in fretta. E è per questo che la ricostruzione è andata avanti molto velocemente, e anche perché, la cosa da non sottolineare, il fronte si è allontanato subito da Mariupol. Sì. Adesso il fronte da Mariupol dista 60-70 km, e quindi Mariupol non è soggetta a bombardamenti di artiglieria ogni giorno. Severodonetsk, che è la Mariupol di Lugansk, diciamo, distrutta all'85%, i lavori di ristrutturazione vanno molto più lenti, perché ogni giorno bombardano la città. Sì,
sì, quello si vede, insomma, è triste. E quello mi porta a ragionare come si sta essendo fatta questa integrazione economica, perché immagino, va bene, sarebbe cosa 10 milioni di persone lì, più o meno, o un po' meno, nelle regioni di Donetsk e Luhansk. No, Poi più molto Zaporozhye. meno, no, molto meno. Donetsk e Lugansk mi sembra che siamo circa sul 1,5 milioni di persone, tutto Milioni e insieme. mezzo, ok. Ma poi c'è Circa anche 1,5 milioni. Zaporozhye e Kherson. Zaporozhye e Kherson siamo sui, se non sbaglio, 600.000. Ok. Quindi siamo lì Diciamo verso che 2 siamo milioni di persone. sui 2 milioni di persone, sì. Ok, Per ok. l'integrazione ha funzionato così, c'è stato un periodo di legislazione mista, quindi per esempio il Donbass, che aveva le sue regole, aveva le sue leggi, le sue tasse, il suo sistema doganale, fino al 1° gennaio, fino al 31 dicembre del 2023 sono rimaste in corso anche le leggi locali. Dal 1° gennaio 2024 è diventato tutta Russia a livello legale e amministrativo, tutto è stato implementato. Per esempio le targhe delle automobili. Lugansk e Donetsk avevano le loro targhe. Entro il 2024 dovevano tutti i possessori di automobili dovevano cambiare il numero di targa con un numero di targa russo. Un esempio. Però fino a dicembre, fino al 31 dicembre, si poteva utilizzare anche una targa locale, insieme, mentre circolavano anche le targhe russe, addirittura le targhe ucraine. Ok, quindi è stato fatto un lavoro piano, però sembra che va più o meno avanti bene o più o meno. Sì, più o meno ci sono sempre dei problemi, per esempio a Mariupol ci sono dei quartieri in cui magari la ricostruzione non è ancora cominciata, quindi naturalmente la gente si lamenta, ma si fa veramente il possibile e si cerca di farlo nella maniera più veloce possibile per garantire a tutte le persone di vivere in maniera normale, di ritornare a vivere in maniera normale il più in fretta possibile. Questo è un altro punto in generale della popolazione, e cioè che queste persone cercano e continuano a vivere al meglio, al massimo della normalità possibile. Io sono stato pochi giorni fa a Tokmak, una città vicino al fronte di Zaporozhye, che doveva essere uno dei primi obiettivi della controffensiva ucraina estiva, e in questa città, che è bombardata ogni giorno, 3 ore dopo che me ne sono andato hanno bombardato un posto che ero andato a vedere. Lì le scuole sono aperte, i bambini vanno a scuola, i ragazzi vanno a scuola, i negozi sono aperti, la gente cerca di vivere normalmente. A Donetsk bombardato dal 2014, il centro della città è stato bombardato per Capodanno, è stato bombardato per la Pasqua, è stato bombardato pochi giorni fa. La gente continua a vivere, perché questo fa parte un po' della natura umana, dell'essere umano, no? Tendiamo sempre ad adattarci, a sopravvivere, e è questo che vuole la gente, tornare a vivere con normalità. Sì. Senza i bombardamenti. Una nuova normalità, il nuovo normale, come hanno piaciuto qualche anno fa. No, ma questo è interessante, perché è una cosa, ho un po' di difficoltà di spiegare qui agli europei, da Rio de Janeiro per esempio, perché la violenza a Rio de Janeiro, la violenza urbana, ovviamente non sto facendo un paragone con una guerra di 8 anni forti, però in realtà la violenza urbana a Rio de Janeiro è una guerra di narcotraffico, più o meno così, per dire. E alla fine è quello, la gente vive la sua vita sapendo che esiste tutto questo in giro, insomma.
è un po' difficile. Già che parliamo di questa cosa dei bombardamenti, la questione di Belgorod, come sta essendo vista dai militari russi, e, insomma, in termini strategici, perché è stata una commozione abbastanza grossa. Non è stata una situazione piacevole per nessuno sicuramente, e anche Putin nel Capodanno ha fatto come dice, un pronunciamento, ha parlato, un speech, un discorso, ecco. Ti ho detto che era di là giù. Un discorso anche chiedendo alla gente: a voi piacerebbe che noi facevamo lo stesso che c'è stato fatto? No, quindi rimaniamo sulle nostre... E quindi come vedi che è stato il bombardamento di Belgorod è stato poi fatto il 30 dicembre, un giorno prima dell'ultimo dell'anno, di sabato. Io ero qui, ero proprio dove sono adesso, stavo lavorando, e quando è arrivata la notizia del bombardamento di Belgorod ha colpito il centro della città, sono morti civili, sono morti bambini, adesso c'è una bambina di 8 mesi che ha perso la mamma, ricoverata a Mosca con la sorellina, e questa bambina ha perso una gambetta a causa del bombardamento. C'è stata una risposta di solidarietà da parte di tutta la Russia, e non solo, perché per esempio in Serbia, a Belgrado, c'è stata una partita dell'Euroleague e dei tifosi serbi hanno esposto uno striscione molto grande con scritto "Belgorod, siamo con te". E naturalmente ci sono le persone che si arrabbiano e dicono: questi ci bombardano le città perché la Russia continua a non prendere di mira le città ucraine, non fare paura alla popolazione. E questo non è quello che vuole la Russia, perché la Russia non vuole presentarsi al popolo ucraino e al popolo russo che vive in Ucraina come una potenza che sta invadendo l'Ucraina, ma vuole riportare in Russia il popolo russo che vive in Ucraina, e quindi vuole in qualche modo essere benvenuta. Opa, tornato? Não. Vamos seguir aqui falando um pouquinho. Ah, sim. Ué, tornou? Ok, non c'è problema. Un attimino che devo fare due robaccine qua. Ok, ci siamo. Devo mettere il tuo nome qua.